Ciao ragazzi, oggi volevo iniziare a parlare di alcuni aspetti legati al metodo del moltiplicatore che possono essere compresi, diciamo, da tutti, anche di chi non ha, insomma, letto il mio libro, quindi che non sa di cosa, in cosa consista, diciamo, questo metodo e che possono comunque essere applicati, sfruttati anche al di là del metodo stesso. Ripeto comunque a tutti già che ci sono che appunto il metodo del moltiplicatore è il metodo di allenamento che io ho ideato e che sto utilizzando da 2 anni a questa parte ed è un metodo di allenamento estremamente particolare e che diciamo consta di una parte pratica e di una parte mentale. Diciamo io ho trovato il modo di intersecare questi due aspetti all'interno di un unico metodo. Per questo motivo, dato che la trattazione del come si è arrivata a questo metodo per comprenderlo, per applicarlo al meglio è molto lunga, io ho deciso di spiegarlo solamente nel mio libro o ebook che dir si voglia. Quindi ovviamente io sono di parte, ma vi consiglio vivamente insomma di acquistare il libro e di leggerlo per sapere di cosa si tratti. Insomma, vi posso dire che sto avendo una marea insomma di riscontri positivi, come ho detto tante volte, sul libro, ma tantissimi sul metodo. Anche svariate persone che studiano scienze motorie mi hanno detto è qualcosa di, come ieri un ragazzo che mi ha fatto molto piacere mi ha detto è qualcosa di sconvolgente. Quindi io vi consiglio vivamente la lettura per, diciamo, andare a conoscere non solo alla fine questo metodo che è diciamo, la parte conclusiva del libro, ma tutto l'aspetto mentale che può sorreggere la mentalità di un atleta che non vuole porsi limiti, ok? Quello sicuramente vi può essere utile al di là del metodo in sé. E ne approfitto appunto di questa premessa per andare ad introdurre un concetto che sicuramente è estremamente legato a quella che è la mentalità su cui si basa il metodo del moltiplicatore, ma che può diciamo essere abbracciato da chiunque ed è legato all'influenza che hanno gli agenti esterni su di noi e sul nostro allenamento. Cosa intendo con agenti esterni? Quando si ha un allenamento, insomma, si vuole, diciamo, ottenere un certo risultato, gravano su di noi tantissime condizioni, ok? Può essere importante la condizione emotiva di quel momento, se si è dormito abbastanza, se si è mangiato abbastanza, se si è in una condizione di stress. Tantissimi fattori vanno a confluire e diciamo ad influenzare quello che sarà l'esito della nostra sessione, i risultati che avremo nella nostra sessione. Questo è il motivo per cui io nel corso degli anni non mi sono mai, diciamo, sia in modo positivo che in modo negativo, ritrovato nelle programmazioni con le percentuali fisse, ad esempio, perché ho sempre detto perché si ragiona come se il corpo fosse una macchina a livello matematico, nel senso che ne so, quel giorno devi fare il 5x5 con quella percentuale, ma perché magari io quel giorno sono in deficit, perché magari appunto ho avuto altri problemi, come può essere appunto, non lo so, mi sono lasciato con la fidanzata, quella cosa, non riesco a reggere quella percentuale. Altri giorni invece sono a 1000, è proprio una giornata in cui sono carico, potrei fare di più e invece vado magari a limitarmi. Questa cosa non mi è mai piaciuta. Per questo il metodo del moltiplicatore utilizza sì estremamente la matematica, ma la utilizza in modo che la matematica non sia una prigione, ma anzi sfrutta alcuni meccanismi matematici che permettono in realtà di sfruttarla al massimo, ok? Ma la cosa che io ho sempre detto legata a questo metodo è praticamente impossibile installare, o meglio, io diciamo più una persona diciamo è brava nell'applicare questo metodo, più è difficile installare. Ovviamente questo metodo, vi dico, si basa sulla mia mentalità, quindi per me è come proprio respirare applicare questo metodo, ma non solo, io comunque ho anche delle, diciamo, conoscenze a livello di allenamento, gestionali, diciamo anche a livello di, come posso dire, stabilità emotiva, potremmo dire, che mi permettono di essere estremamente costante, ma in generale è molto difficile installare con questo metodo e una di queste motivazioni è proprio legata a questi agenti esterni. Per quale motivo? Perché questo metodo introduce il concetto, diciamo, di dimensione del livello di forza. Ossia, cosa intendo per dimensione del livello di forza? Per dire, con questo metodo ogni volta che ci si allena c'è un obiettivo, ok? Che bisogna cercare di raggiungere.
Quindi, per farvi l'esempio, se una persona ha 10 trazioni e deve puntare alle 15, per dire, in quel momento lui è nella dimensione delle 10 trazioni, dovrà raggiungere, appunto, superare la dimensione delle 10 trazioni per arrivare alla dimensione delle 15 trazioni. Una volta che sarà nella dimensione delle 15 trazioni, potrà approcciarsi alla dimensione in cui è nelle 20 trazioni, ok? Immaginate il vostro livello di forza come se fosse una dimensione, praticamente, ok? Qual è la cosa estremamente realista che io ho sottolineato nella trattazione di questo metodo? È che dimensione non vuol dire per forza lo stesso numero di ripetizioni, ma anche le condizioni. Quindi che cosa vuol dire? Che a differenza di altri programmi, che probabilmente sono più, direi ferrei, ma non è ferrei il termine adatto, perché qui si parla di qualcosa che secondo me è poco reale, nel senso, prima di puntare a qualcosa, a una dimensione successiva, negli altri programmi bisogna appunto raggiungere con le ripetizioni, con i cari, un determinato step. Anche col metodo del moltiplicatore è così, ma viene presa in considerazione anche la condizione esterna. Questo che cosa vuol dire? Mettiamo che appunto per accedere alla dimensione successiva io ho bisogno appunto di raggiungere 10 trazioni, ok? Raggiungo 10 trazioni e ho diritto di andare alla dimensione successiva. Però questo è una cosa, ovviamente uno deve essere anche onesto verso se stesso, viene con l'esperienza e cose varie. Diciamo che il dormire 4 ore, ad esempio, quando uno ha 10 trazioni gli fa perdere 3 trazioni, quindi ha 7 trazioni. La stessa persona che ne avrebbe 10 nella condizione normale. Il che vuol dire che una persona che dorme la metà e fa 7 trazioni ha lo stesso diritto di passare alla dimensione successiva di una persona che fa 10 trazioni nella condizione ottimale. Vi ripeto, questi sono solo degli esempi per farvi capire il tipo di mentalità. Non mi dite ma come fai a sapere se sono 3 trazioni, 4 trazioni? Vi ho detto, è una questione anche di conoscenza di se stessi e onestà verso il risultato. Ovvio che se dormo 10 trazioni, dormo di meno e ne faccio una, per dire, lì c'è stato semplicemente un calo di forza, ok? Quindi non è giustificabile in questo modo. Secondo me questo tipo di mentalità evita il rallentamento, innanzitutto, perché non si perde tempo a riconfermare la stessa dimensione. Cioè, nel senso, io faccio 7 trazioni perché ho dormito di meno, dico, non sono arrivato a 10, quindi la volta dopo riprovo nuovamente a, diciamo, raggiungere queste 10. Però è come se mi rilegassi una dimensione inferiore di quella a cui potrei già puntare, ok? Perché io in realtà ho fatto meno trazioni, ma con uno svantaggio, e lo svantaggio va considerato. Cosa comporta questo? Che a livello emotivo e anche di costanza si è molto più produttivi. Perché? Perché decade l'influenza di questi fattori esterni. Prima, se io andavo in allenamento e c'era brutto tempo, avevo avuto un imprevisto, qualsiasi cosa che mi faceva calare di risultato, io ero infastidito, ok? Ero infastidito e mi sentivo come se avevo buttato la sessione. Non solo, vedevo all'inizio degli esercizi che c'era un calo e quindi mi si portava tutto appresso, ok? Tutta la sessione veniva, diciamo, devastata da questa cosa. Invece questo altro tipo di mentalità ti rende inattaccabile praticamente sotto questo punto di vista, perché tu sai che dici oggi sono più scarico, ne ho fatte 2 in meno, per dire, in realtà è la stessa cosa di farne 2 in più in altre condizioni. Oppure che ne so, piove, la sbarra è più scivolosa, faccio qualche trazione in meno, in realtà va bene lo stesso, ok? È proprio un tipo di mentalità che comunque può essere applicata a prescindere da quale metodo di allenamento si usa. Però siccome questo metodo si basa, come ho detto, su parecchie cose relative alla sfera mentale, questa era una cosa che bisognava tenere in considerazione. E questo appunto è una delle cose che sicuramente porta ad evitare fortemente di stallare con questo metodo, perché non c'è nulla poi di esterno a quel punto che può mettersi di mezzo, e sono veramente tante le cose esterne che possono far stallare una persona in allenamento. Quindi si taglia di netto un'enorme fetta di queste problematiche e quindi la probabilità di stallare si riduce già solo con questo modo notevolmente. Questa era semplicemente la prima trattazione che volevo fare, molto generale, per farvi capire che a volte, cioè, vivere nel mondo reale vuol dire anche prendere consapevolezza di queste cose, perché molti vedono come irreale il
queste ripetizioni sono quando le fai e basta. A livello di risultati, se uno deve dichiarare un record o cose varie, ovviamente sì, cioè non conta, dici l'ho fatto ma c'era la pioggia, no, ovviamente vale quello che si fa, ma in termini di allenamento e di dimensione, come ho detto, bisogna considerare tutto, e questo vi dico, tenetene conto a prescindere quando vi allenate, così eviterete un sacco di allenamenti magari disastrosi semplicemente perché c'è stato qualcosa che vi ha diciamo depotenziato, ok? Considerate che quel depotenziamento è uno svantaggio all'interno della vostra dimensione, e quindi la vostra dimensione resterà la stessa a prescindere dal depotenziamento o no. Questo è quanto per questo primo video, ragazzi. Spero che insomma l'argomento vi sia comunque interessato, vi abbia anche motivato, e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!